Maggi, sono il curatore del Museo Zordan e appunto, come diceva Alfredo prima, sono la persona che in qualche modo l'ha pensato e poi insieme a tante altre persone, bravissimi professionisti come Alessandro che è qua insieme a me, l'ha realizzato. E come dicevamo prima, ci sono dei motivi per cui è nato il Museo Zordan. Come dicevamo prima, il Museo Zordan è un museo sui generis, quindi un museo che non racconta la storia di un prodotto, che non racconta la storia di un marchio noto, ma racconta altre storie. E fra l'altro volevo anche citare l'inizio del Museo Zordan, che è un museo legato al territorio attraverso la timeline che avete visto, e anche perché è un museo che ha assorbito anche nella sua concezione, nella sua ideazione, anche associazioni del territorio inteso in senso veneto, fra cui per esempio l'OMI, che è l'associazione che ha un po' fatto anche incontrare me alla proprietà e anche tante altre persone, anche Alessandro, mi ricordo c'era nei primi appuntamenti. Ecco, quindi come dicevamo prima, avete visto la prima area, che è appunto l'area di incontro fra l'azienda e il territorio, che è una tipicità per quanto riguarda i musei d'impresa, cioè innanzitutto la istituzionalizzazione della storia, raccontare la storia. Spesso, io ho lavorato con tante aziende in Italia, e spesso uno dei problemi delle aziende è che ci sono delle storie frastagliate. Cioè ci sono alcune notizie, alcune cose che sono state diciamo raggiunte, alcune no, persone che hanno differenti versioni. Ecco, una delle diciamo finalità dei musei d'impresa è quella proprio di istituzionalizzare la storia. Zordan l'ha fatto in un rapporto anche di, non so come dire, di umiltà con il territorio e le persone di cui ne fanno parte. La seconda area del museo, che secondo me merita una sua visione, è invece concentrata su cosa fa la Zordan. Proprio perché, come dicevamo prima, il tipo di target del museo tipico è delle persone che spesso lavorano con Zordan, quindi architetti, shop manager, amministratori delegati. Quindi occorreva raccontare proprio come, in questo caso come museo uguale strumento, perché poi, come dico sempre nei miei libri, i musei sono strumenti al servizio dell'impresa. Ed è anche per questo che sono pagati dall'impresa. Questa è un'altra cosa molto importante. I musei d'impresa sono pagati sia nella loro realizzazione sia nei loro costi di gestione dall'impresa e quindi sono innanzitutto strumenti al servizio dell'impresa. Questa fra l'altro è la prima cosa che dico nei miei corsi. Io insegno in un sacco di posti e quando parlo di queste cose dico: prima cosa, i musei d'impresa non sono musei tipici, non sono musei pubblici per esempio, sono musei che possono avere anche delle funzioni, delle finalità pubbliche, ma sono innanzitutto musei di impresa. E quindi la seconda area, come vedrete, racconta proprio cosa fa l'impresa e attraverso quali valori, che un po' è un tema che ha anticipato anche Alfredo alla fine del primo percorso. La terza area è stato, che è un po' quello di cui vedremo anche oggi un maggiore approfondimento, è stato il tentativo di rispondere a una domanda di tutta la famiglia Zordan, che una delle prime cose che mi hanno detto nelle prime riunioni è: per noi è molto importante il tema della sostenibilità, in termini ampli, non solo una sostenibilità rispetto all'impatto ambientale, quindi l'impatto sulla natura da parte dell'uomo, ma anche sostenibilità sociale, una sostenibilità che appunto deve essere letta rispetto a tanti aspetti. E quindi io ho detto: bene, allora lavoriamo sul tema della sostenibilità. Come sicuramente tanti di voi sanno, oggi sostenibilità è una delle parole più diffuse, spesso in maniera non sempre specifica, nella moda si parla di greenwashing spesso, ormai tutte le aziende sono fra virgolette sostenibili, tutti dicono che lavorano per la sostenibilità, eccetera, eccetera. Quindi il rischio era quello un po' della retorica, del messaggio siamo sostenibili come tutti sostanzialmente, mentre invece Zordan, come appunto faceva vedere Alfredo prima, è
è B Corp da molto prima che nascesse anche la moda, fra virgolette, della sostenibilità. Allora, in tema di concept, quella che è stata la mia difficoltà è capire come parlare di sostenibilità in maniera non retorica. E ho pensato, e abbiamo pensato insieme, perché poi tutte le decisioni sono state prese insieme, di raccontarlo attraverso l'arte. E quindi è nata questa terza area che si chiama Art for Sustainability, cioè come l'arte può raccontare il tema della sostenibilità in un modo nuovo, fresco e attraverso l'interpretazione di artisti. Abbiamo scelto la chiave della fotografia come primo medium, diciamo, di racconto e quindi ci siamo affidati a uno forse dei più importanti curatori di mostre fotografiche, ma di mostre in generale in Italia, che è Denis Curti, che forse alcuni di voi conosceranno. E con lui abbiamo lavorato anche a un tema di rispetto del lavoro degli altri e quindi abbiamo detto non facciamo un mandato diretto, ma vediamo diverse proposte che abbiano a tema appunto la sostenibilità, però fatte da diversi artisti, da diverse persone che lavoravano su questo. Denis mi pare ci abbia portato 3 opportunità, 3 lavori e 3 anche persone che lavoravano su questi temi e devo dire che dopo un attento riscontro con la Zordan, con le persone che lavorano nel marketing, nella comunicazione della Zordan, devo dire, e questo lo dico con molta sincerità, ci siamo letteralmente innamorati del progetto di Elisabetta. Aderendo a delle caratteristiche di tipo pratico, nel senso che noi volevamo che questa mostra raccontasse il tema della sostenibilità, quindi certamente il suo progetto era un progetto che aveva questa finalità, ma dall'altra parte era un progetto di grande poesia. E secondo noi l'arte deve muoversi anche con questa chiave di lettura che è appunto la poesia. E il progetto Elisabetta, che poi adesso gli lascerò raccontare, che noi chiamavamo inizialmente Come vedono gli alberi, perché ci piaceva molto questo titolo di Come vedono gli alberi, è proprio un progetto che ha questa grande potenza di fare passare attraverso l'arte e attraverso la poesia delle immagini un problema, che è quello del disboscamento, di quello della mancanza sempre più di acqua e che riguarda tutto il mondo e riguarda anche queste aree che noi abbiamo visto adesso velocemente, sembrano bellissime, ma in realtà anche queste aree soffrono di questo problema che sta attanagliando tutti noi e purtroppo anche in questo territorio recentemente abbiamo visto un po' le conseguenze. E quindi c'era una denuncia di un ambiente che si sta deteriorando, causando conseguenze reali e fattive, spesso anche tragiche, e dall'altra però un racconto di bellezza. Volevamo raccontare un problema, metterlo davanti alle persone, ma anche rispettando la bellezza dell'arte. E devo dire che questo progetto di Elisabetta, a cui lascio la parola, per tutti noi è stato un progetto che ha avuto la potenza di unire la bellezza al manifesto di un qualcosa che non andava. Grazie per l'attenzione. Grazie Marco. E anche riminese, questo aiuta naturalmente. Grazie. Allora, io chiederei gentilmente, va bene al buio, chiederei gentilmente se si possono spegnere tutte le luci come prima. E iniziamo però di nuovo rientrando in questo stato aperto e contemplativo grazie alla musica di Sara.
Grazie mille. Oddio. Grazie mille Sara, non c'era modo migliore per poter iniziare a parlare delle mie immagini. Questa è un'immagine della foresta amazzonica, l'ho scattata nel 2019, mi trovavo lì insieme a Sara Micheletto appunto perché stavamo frequentando una residenza artistica ed è stato il momento in cui si è radicata l'idea di questo progetto, del progetto che ha portato alla mostra di oggi. Ci trovavamo a 45 metri di altezza sulla torre di osservazione scientifica ZF2 a nord di Manaus e ci siamo andate prima del sorgere dell'alba per poter vedere la formazione dei fiumi aerei, cioè queste grandi masse di vapore acqueo che nel momento dell'alba si sollevano dalla foresta e vengono trasportate dal vento. È un momento molto particolare dove la foresta passa dalla respirazione alla fotosintesi clorofilliana e in quel momento ho avuto un'esperienza di profonda connessione perché mi sono resa conto che tutte le molecole di ossigeno che stavo respirando provenivano dal corpo di una pianta e l'anidride carbonica che stavo espirando sarebbe diventata di lì a poco corpo di una pianta. E quindi i nostri respiri erano interconnessi. Successivamente a questa esperienza, pochi mesi dopo, quindi nel febbraio-marzo del 2020, è avvenuta, come tutti sappiamo, la pandemia, che ha portato grande dolore, ma ci ha anche donato, se vogliamo, del tempo per pensare, del tempo per riflettere. E in quel periodo ho letto un libro scritto dall'antropologo Eduardo Kohn che si chiama Come pensano le foreste e viene dall'esperienza di 5 anni passati con la popolazione indigena dei Runa nell'Amazzonia ecuadoregna. In questo libro Kohn sostiene che la foresta è viva e pensa e che non siamo solo noi esseri umani ad interpretare il mondo, ma che tutti gli esseri viventi lo fanno. E da questa lettura è scaturita la domanda, ma allora le piante vedono? E se vedono, a cosa guardano? Che cosa guardano? A cosa danno importanza e significato? Come ho affrontato questa domanda? Faccio un attimo un passo indietro perché dobbiamo mettere, diciamo, dei punti su come vediamo noi esseri umani. Questo è un grafico dove viene rappresentata la sensibilità al colore del nostro occhio rispetto a tutta la radiazione luminosa per noi visibile che arriva sulla Terra, cioè tra 400 e 700 nanometri. Come vedete dal grafico il nostro occhio è maggiormente sensibile ai verdi, blu-verdi, verdi e verdi-gialli. Cosa succede? Quando la radiazione luminosa entra nell'occhio, sulla retina, grazie ai coni e ai bastoncelli, si forma un'immagine. Nel nostro occhio ci sono 3 tipi di coni, rossi, blu e verdi. RGB e grazie alla combinazione dei segnali di questi coni si formano, riusciamo a riconoscere 200 colori, a distinguere 200 diversi colori. Per inciso, la macchina fotografica lavora esattamente come un occhio umano. Il sensore è un sensore RGB. Perché però l'occhio umano è così sensibile ai verdi, cioè li vede meglio di qualunque altro colore? Perché ovviamente noi come specie ci siamo evoluti, siamo una specie molto giovane rispetto all'età della Terra e ci siamo evoluti in un ambiente ricchissimo di piante. Abbiamo sempre avuto piante, boschi intorno a noi, per cui riconoscere al meglio il verde per noi significava la possibilità di procacciarci del cibo, di proteggerci, di ripararci. E le piante? Anche le piante hanno dei fotorecettori sensibili alla luce, che sono distribuiti in tutte le loro parti verdi, le foglie, le gemme, i giovani rami, gli steli. Questi fotorecettori contengono delle molecole, appunto le clorofille, ma anche i carotenoidi, che sono in grado di riconoscere
determinate lunghezze d'onda della luce e di assorbirla, ma non riconoscono, non vedono tutte le lunghezze d'onda come nello spettro che vediamo noi. In particolare sono sensibili soltanto a qualcuna di queste lunghezze d'onda. Quello che ho deciso di fare, in base a questo grafico appunto che è poi molto semplice, è una scienza elementare, è quello di scegliere il comportamento della clorofilla A o alfa, perché è la molecola che è presente in tutti gli esseri viventi vegetali della Terra. Cioè la clorofilla alfa ce l'hanno dalle alghe verdi fino alle grandi sequoie, tutti i fotosintetici. E la clorofilla alfa assorbe solo a 2 lunghezze d'onda, 430 nanometri, che corrispondono al colore che noi chiamiamo indaco, e 663 nanometri, che corrisponde al colore rosso. Vedete, sono i 2 picchi verdi scuri. E quindi ho ipotizzato e ho chiesto all'azienda americana Chroma di farmi costruire un filtro ottico che io monto sulla mia ottica e che lascia entrare nella mia macchina fotografica solo le lunghezze d'onda riconosciute e assorbite dalla clorofilla, quindi esclude tutte le altre e fa entrare in camera solo quelle che la clorofilla, tra virgolette, vede, che sono appunto questo indaco e questo rosso molto specifici. E allora, come potrebbe essere il mondo visto con gli occhi di una pianta o con degli occhi alla clorofilla? La suggestione realizzata con queste immagini è quella di una prospettiva sconosciuta su un mondo già conosciuto. E quando l'azienda Zordan mi ha chiesto di raccontare attraverso questa prospettiva la vulnerabilità climatica della Val d'Agno, quindi del loro territorio, io li devo ringraziare profondamente, sono stata molto colpita da questa loro richiesta, da questa scelta, perché per la prima volta viene portato al centro del discorso una prospettiva che non è antropocentrica, assolutamente, è una prospettiva altra, è la prospettiva delle piante che come noi vivono in un territorio, come noi sono assolutamente consapevoli che il clima sta cambiando e come noi anch'esse soffrono di questo cambiamento. Questa immagine è l'immagine di uno dei ciliegi che si trovano sul sentiero dei grandi alberi, è stata scattata di notte alla luna piena. E perché il ciliegio? Il ciliegio è l'albero simbolo della primavera. Il ciliegio è la prima pianta che segna l'inizio della primavera perché è il primo a fiorire, addirittura mette prima fuori i fiori delle foglie. La fioritura dei ciliegi, il tempo della fioritura dei ciliegi è assolutamente impattato dal cambiamento climatico perché sta alterando l'alternanza delle stagioni e quindi non c'è quasi più un passaggio netto tra inverno e primavera e i ciliegi fioriscono un po' in maniera anticipata. Ho lavorato in diverse zone della Val d'Agno dove la crisi climatica era presente, era molto evidente. Questo ad esempio è un frassino della zona di Recoaro 1000. Recoaro 1000 era una stazione sciistica che è stata chiusa nel 2016 proprio per la mancanza di neve a 1000 metri. E adesso la vegetazione sta rioccupando, gli alberi stanno rioccupando tutti i resti di questa stazione sciistica. Il territorio della Val d'Agno è stato coperto di boschi fino al XV-XVI secolo, quando la richiesta di legname da parte della Repubblica di Venezia ha spinto per il disboscamento, serviva della legna, del legname alla Repubblica di Venezia e quindi poi questo territorio è rimasto disboscato e quindi ricco di praterie, di pascoli.
cosa che al contrario sta succedendo adesso con lo spopolamento dei paesi di montagna, e quindi queste praterie sono abbandonate, lasciate all'ambiente, alla natura, e gli alberi stanno ritornando a rioccupare quei luoghi dove una volta, secoli fa, c'erano le foreste. Un altro aspetto della vulnerabilità climatica è il rischio idrogeologico, ovvero l'approfondimento dei vai, cioè dei ghiaioni delle montagne. Approfondimento significa che la montagna viene erosa più facilmente da questi eventi atmosferici intensi e sempre più frequenti, e quindi aumenta la quantità di detriti che scendono dalla montagna. Un altro aspetto della vulnerabilità climatica è la perdita, la riduzione della biodiversità, dovuta appunto alla presenza e all'aumento delle zone dedicate al pascolo di animali domestici. E territori in cui la biodiversità si riduce ed è povera sono più vulnerabili ai cambiamenti, come il cambiamento climatico, che è fondamentalmente un cambiamento nella temperatura, di conseguenza nel clima del luogo. Questa è l'interpretazione di come possono aver visto, vissuto e percepito le piante la frana del Rotolon. Il monte Rotolon in lingua cimbra significa monte delle pietre rosse, quindi è la frana delle pietre rosse, ed è la seconda frana più attiva del Veneto. E anch'essa è soggetta al rischio idrogeologico, quindi al rischio dovuto sempre a questi eventi atmosferici intensi che possono riattivarla in qualunque momento. A volte però per capire basta semplicemente contemplare. Noi come esseri umani percepiamo la luce come un continuum. Però mi sono chiesta, ma la clorofilla, che anch'essa vede, assorbe la luce, in realtà potrebbe percepire la luce, l'aspetto corpuscolare della luce. La luce infatti è anche formata da pacchettini di luce che si chiamano fotoni. E allora mi sono chiesta come potrebbero essere visti i fotoni dalle piante, e l'ispirazione è quella di saette di energia, anche grazie all'amica Sara che era con me quel giorno e che mi stimolava a pensare a questo argomento. E poi abbiamo, questa immagine non è stata scattata in Valdagno, ma alla piana di Marcesina, quindi poco lontano, sempre provincia di Vicenza, ed è il territorio dove la tempesta Vaia nel 2018 ha abbattuto 14 milioni di alberi monospecie, prevalentemente abeti rossi. La tempesta Vaia è stata una tempesta subtropicale, un uragano subtropicale, sicuramente anch'esso segno di un clima che sta cambiando. E questa immagine però ci racconta, ci spiega e ci induce a pensare al valore dell'essere indigeni del proprio territorio. In che senso? A conoscerlo nei minimi dettagli, a conoscerne la vocazione. Le piante naturalmente non vivono in ecosistemi monospecie. Le foreste presenti in questo luogo erano foreste monospecie, monoculture, prevalentemente di abete rosso. Le monoculture, qualunque esse siano, sono ecosistemi più fragili e vulnerabili ai cambiamenti in generale, sia che siano monoculture di abete rosso o monoculture di vongole o monoculture di olivi. Sono vulnerabili all'invasione di specie aliene, sono vulnerabili ai cambiamenti climatici. Con questa immagine, che non è una doppia o tripla esposizione e non è neanche un'immagine elaborata da un software, ma è un'immagine che ho scattato in camera, ho cercato di rendere l'idea di questa consapevolezza totale che le piante hanno del territorio e dell'ambiente che le circonda.
Esse si fanno continuamente, paesaggi visivi, sonori, paesaggi chimici, gravitazionali, paesaggi magnetici del mondo che le circonda, e sono assolutamente consapevoli della presenza di montagne, strade, fiumi, di tutti quegli elementi che riescono a riconoscere perché magari alterano la distribuzione del vento, oppure perché le strade col passaggio delle automobili vibrano e vengono percepite dalle radici, o ancora perché il ruscello, l'acqua che corre, ha una frequenza particolare che le piante riconoscono. Per tenere conto di tutto questo ho cercato di fotografare l'ambiente in modo meno da essere umano e più vicino a una pianta, quindi ho tenuto delle esposizioni molto lunghe, anche di giorno, di 20-30 minuti, e con la macchina sul cavalletto la orientavo e la ruotavo verso elementi del territorio di cui sicuramente la pianta era consapevole. Un altro aspetto della vulnerabilità climatica di questo territorio, questa è un'immagine che ho scattato nella faggeta di Monte Spitz, è appunto il fatto che le faggete, che sono foreste di climax, quindi sono le foreste mature di un territorio, purtroppo vedranno una riduzione della loro crescita tra il 20 e il 50% entro la fine di questo secolo, e questo è dovuto all'aumento dei periodi di siccità sempre indotti dalla crisi climatica. Le faggete sono delle foreste bellissime, molto particolari. Il faggio richiede tanta acqua ed ha un'intensa evapotranspirazione, per cui sono boschi generalmente dove c'è sempre tanta umidità. Addirittura si dice che le faggete creino le loro nuvole, che sono appunto questa grande quantità di umidità, di vapore che producono, e di conseguenza nei territori del sud dell'Europa, in particolare in Italia, soffriranno sempre di più per la presenza di periodi di siccità. Questo è anche uno dei grandi faggi secolari, delle fagare secolari che ho fotografato sul Sentiero dei Grandi Alberi. E poi arriviamo al diverso senso del tempo che le piante ci raccontano, diverso rispetto a quello dell'essere umano, anzi è così diverso che probabilmente è un ostacolo al dialogo fra le nostre specie. Il senso del tempo per noi esseri umani è generalmente percepito come una linea, è lineare, è un qualche cosa che come un filo va da un passato che non è più a un presente e sfuma nel futuro in qualche cosa che non è ancora. Per le piante il senso del tempo invece, se vogliamo, è più circolare, perché ogni pianta nell'adesso, quindi nel momento attuale, è formata da una parte morta, una parte giovane e una parte vecchia. Contemporaneamente costituiscono quella pianta in quell'istante, nell'adesso. La parte morta è il durame, la parte interna della pianta che vedete qui negli anelli di accrescimento vecchi, e cioè sono quelle cellule che appunto morte costituiscono la parte centrale in cui scorre la linfa. Poi abbiamo la parte giovane, pluripotenziale, che è il cambio ed è l'anello più esterno. Sono delle cellule in continua generazione e che possono diventare qualunque parte della pianta. E poi abbiamo la corteccia, che è appunto questo strato di cellule vecchie indurite che protegge tutto quello che c'è all'interno. Quindi voi dovete pensare a un albero come a un essere vivente che in quell'istante possiede già il morto, il vecchio e il giovane. E il tempo è un fattore dominante nella crisi climatica, perché è stato l'uomo che ha liberato in atmosfera un'enorme quantità di gas serra in un tempo brevissimo, brevissimo rispetto alle ere geologiche della Terra, per cui oggi la Terra e l'ecosistema terrestre si trovano in grave disequilibrio. E chiudo con un'immagine che richiama la prima. Questo è sempre uno dei ciliegi sul Sentiero dei Grandi Alberi, fotografato sullo sfondo della Via Lattea.
Questa immagine mi sono ispirata alle parole scritte dal poeta Aroldo Conti nella sua ballata del Pioppo Carolina. Aroldo Conti è un poeta argentino che dice: «Gli alberi non dormono bene, si assopiscono d'inverno quando le alte stelle scivolano lungo i loro rami spogli come gocce di rugiada». Io credo che noi esseri umani siamo esseri audiovisivi, quindi per noi vedere, raccontare storie è da sempre stato il modo in cui ci siamo passati la conoscenza, abbiamo stretto relazioni e comunicato. Però le storie non sono mai delle semplici storie. La narrativa che viene utilizzata plasma l'idea che ci facciamo del mondo stesso. Guardare infatti significa dare importanza. Pertanto io penso che alla fotografia oggi venga chiesto di raccontarci storie altre, storie che ci raccontino altre possibilità di vivere al mondo rispetto alla narrativa che domina gli scenari globali oggi. Penso che debba essere chiesto alla fotografia di esplorare nuove prospettive, di offrire una diversità di sguardi e anche di farci stupire dalla bellezza che gli sguardi di altri esseri viventi hanno sul mondo che ci circonda. Noi abbiamo bisogno di storie che ci permettano di ricucire le relazioni tra tutti gli esseri viventi per ristrutturare o per riparare la rete della vita, che è quella che sostiene la vita sulla Terra. E con questo io finisco, vi ringrazio e ci tengo solo a ricordare che le stampe sono state fatte dallo Studio Bernè di Milano e che questo lavoro è stato possibile anche grazie agli occhi e allo sguardo di Paolo Dani, la guida alpina di Valdagno che mi ha accompagnato all'inizio di questo percorso e che purtroppo è morta nell'incidente della Marmolada lo stesso anno in cui io ho lavorato in Valdagno. Paolo Dani è una vittima della crisi climatica. Grazie. Grazie veramente. Grazie. Grazie mille. Bene, io vi accompagno, andiamo a vederle quindi. Le avete già viste in parte, però ce ne sono molte di più e stampate, quindi. Sì. Maurizio, grazie. Vieni. Grazie Elisabetta. Funziona il microfono, spero. Non funziona, ma va bene lo stesso. Sì. Beh, diciamo che quando abbiamo immaginato questa mostra insieme a Elisabetta, noi che stavamo già lavorando da tempo sul tema ambientale, almeno dal 2019, quando avevamo aderito insieme ad altre 400 B Corp all'obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2030, quindi 20 anni prima di quelli che erano, diciamo, gli obiettivi europei, e l'Europa, diciamo, da questo punto di vista è uno dei punti più avanzati dal punto di vista del lavoro sul riscaldamento climatico. Mai avremmo immaginato che in questo percorso ci sarebbe stata anche questo episodio che è stato raccontato, no? Cioè Paolo Dani che muore per il crollo di una parte della parete del ghiacciaio della Marmolada. E io mai come sindaco avrei immaginato diciamo, di essere
qui quando poco meno di 2 mesi fa, a causa di un evento meteorologico di potenza mai registrata in questa valle, concentrato proprio su Valdagno, ha causato il crollo di un ponte e la morte di altre 2 persone. Quindi come per Elisabetta, questo lavoro ha creato un legame importante con questa valle, con noi, con questi luoghi. Credo che quello che ha vissuto Valdagno e che sta ancora vivendo Valdagno sia una valida ragione per giustificare il lavoro che abbiamo fatto. Quindi noi in questa valle abbiamo molti occhi che ci guardano, che sono quelli sui versanti, no? Siamo in una valle abbastanza stretta, i pendii di questa valle sono ricchi di alberi e sono lì che ci guardano, no? E ci guardano e valutano quello che noi facciamo. Ecco, io spero che questa mostra qui, che questa realizzazione qui di Elisabetta, che ha appunto questo significato molto importante nella lotta all'aumento delle temperature, sia anche per la qualità artistica che è stata espressa da Elisabetta, perché anche senza conoscere il significato del lavoro molte persone giudicano il tuo lavoro molto bello, no? Poi quando entrano nel significato ne vengono circondate. Quindi ecco, noi confidiamo che questo lavoro aiuti noi a essere un punto di partenza per dimostrare che ognuno di noi può contribuire a evitare danni peggiori rispetto a quelli che abbiamo toccato con mano finora. Poi è vero che siccome il tema è così grande e riguarda tutto il mondo, ognuno pensa, speriamo, noi non ci sono gli altri che inquinano di più, quegli altri che adesso fanno i matti dall'altra parte dell'oceano. Però quindi anche in Europa si dice, forse tutta questa attenzione ai temi climatici passa in secondo piano rispetto al fatto che la guerra è tornata in Europa dopo 80 anni. Però ecco, noi nella nostra valle credo che continueremo a lavorare anche su questo. Io qui ho un doppio ruolo come presidente di Zordana e anche come sindaco, e quindi sto lavorando per fortuna anche con la nostra amministrazione, che è sensibile a questi temi, anche su progetti che possano migliorare la riduzione, cioè che possano ridurre la generazione di anidride carbonica, che è il principale fattore di innalzamento climatico, in maniera tale che la nostra valle possa diventare anche un esempio per altri. E l'arte aiuta a comunicare. Poi io adesso non so dove andrà il tuo lavoro, in che parti del mondo andrà, però ecco, noi anche se non ce l'abbiamo qui continueremo a lavorarci. Ecco.